io ero con Zaini, quello che è morto nel treno, ero su quel treno lì, che era sì, tradotta lì. a cosa? A Io Villanova? sì, mi son salvato perché lui mi ha detto guarda, con gli alpini ci sto io qui nel carro bestiame, no? Dormivano sdraiati, tu vai nel carro degli ufficiali, era un vagone di terza classe, quelli vecchi di una volta, no? E io mi sono salvato e lui poi ha lasciato la pelle. Davanti alla tomba dell'amico Lazzaro e poi a gran voce esclama: Lazzaro, vieni fuori. È veramente consolazione, è veramente conforto anche nelle nostre sofferenze, anche nelle nostre tribolazioni, nelle difficoltà della nostra vita, come è stata veramente di conforto per quei gloriosi cammini. Va. Noi quando abbiamo cominciato la ritirata, tra l'altro nel mio reparto del battaglione Intra stavamo venendo a riposo, non sapevamo neanche quello che succedeva, mentre stavamo venendo indietro sono stati sfondati il fronte è stato sfondato sia a Bologna, sia a Massa, e ci hanno fatto ritornare indietro perché sennò gli americani che avevano sfondato a Massa passando per delle prime Apuane venendo da nord, scavalcando quelle, avrebbero tagliato la ritirata a tutto il fronte della Garfagnana. Allora ci hanno fatto tornare indietro per tamponare finché non si è ritirato tutto il fronte, che c'era la divisione Italia e i reparti tedeschi. E poi abbiamo dovuto prendere il passo della Cisa, sempre camminando di notte e avendo di giorno bombardieri sulla testa, e cioè dovevamo nasconderci di giorno e cercare di dormire e di notte camminare. E siamo arrivati fino a Fornovo di Taro. Fornovo di Taro abbiamo trovato i carri armati americani davanti, era inutile proseguire. E infatti il nostro comandante di divisione, generale Carloni, ha preso contatto con il comandante brasiliano e è stato deciso che ci saremmo presentati. Infatti noi ci siamo presentati alle truppe brasiliane completamente armati, noi abbiamo lasciato le armi e siamo diventati prigionieri, ma non assolutamente con le mani in aria, mani in alto, sopra le mani sulla testa, niente. Ci siamo presentati praticamente con l'onore delle armi. E da lì è cominciata la sventura del campo di concentramento. È durata fino a ottobre del 45, fine di ottobre del 45, quando ci hanno lentamente lasciati andare dopo aver fatto una discriminazione, una specie di processo fatto da ufficiali italiani dell'esercito Regio, era ancora Regio esercito, che ci hanno mandato gli ultimi 2 mesi. Infatti siamo stati anche dunque sorvegliati in giro al campo di concentramento. Quando gli americani hanno lasciato il campo all'amministrazione militare italiana, ci hanno mandato un reggimento guardie italiani a fare la guardia a noi, e questi erano tutta gente, ragazzi militari di leva del sud. Quando li sentivi parlare mica capivi cosa dicevano, del calabresi, siciliani eccetera, quindi, e mentre prima con gli americani non potevi avvicinarti a un filo spinato in terra, a 20 centimetri da terra, prima di tutti i rotoli e filo spinato e recinzione eccetera, che se no ti sparavano. Quando sono arrivati gli italiani eravamo tutti attaccati al reticolato esterno, e quindi era tutta un'altra cosa, ecco. Ma con gli americani c'era poco da scherzare, c'erano le torrette, campo
campo illuminato tutta la notte e se qualcuno sgarava non ci pensavano 2 volte a sparare, ecco. È successo infatti che qualcuno c'è rimasto anche. E lì eravamo in un campo 35.000, suddivisi in 10 campi. Quello lì per me è stato il terzo campo. Il primo è stato a San Rossore, che era un campo provvisorio nella tenuta reale. Poi sempre a piedi siamo arrivati a Tombolo, poi sempre a piedi, dopo 40 giorni ancora siamo arrivati a Coltano, che è stato il definitivo. E poi grazie al cielo siamo tornati a casa. C'è un libro sul campo di Coltano fatto da un senese che si chiama Ciabattini e lui parla di morti, insomma, eravamo tanti, divisi in 10 campi dentro in un campo, 10 campi in un grosso campo. E lì parla di molti morti per malattie, per stenti, dei quali purtroppo non si ha più notizia, non si sa dove siano andati a finire, malgrado tutte le ricerche che ha fatto. Ne ha trovato uno, era in un campo sportivo che li avevano messi insieme, non so, americani, che poi è stato smantellato vicino, mi sembra, a Castelfiorentino. Ad ogni modo c'è questo libro e lui parla di questi morti nel campo che non si sa che fine abbiano fatto proprio. Logicamente molti sono morti, già erano magari malandati di salute, tubercolosi, roba così, c'era di tutto mescolato lì dentro, no? Giovani, vecchi, e quelli che a un certo momento sono arrivati già debilitati, molti sono morti, ecco. Non so però che fine abbiano fatto. Né Ciabattini, che ha fatto un mucchio di ricerche, è riuscito a sapere dove siano andati a finire.